Video speciale realizzato per il nuovo Telegram 104 Food e 104 Food YouTube. Poche regole ma buone per leggere le etichette dei cibi. Oggi fare la spesa al supermercato è come fare gioco d'azzardo. Le probabilità di mettere nel carrello solo cibo spazzatura sono molto alte. L'idea sarebbe mangiare ogni giorno cibo fresco, preparato in casa, come ribadisco sempre. Però per molti il tempo per cucinare non c'è e sovente nemmeno la voglia. Ecco perché saper leggere le etichette si rivela fondamentale per scegliere i cibi in modo consapevole, evitando i peggiori a disposizione. Riguarda la salute. Desidero dare alcuni consigli per fare una spesa, più consapevole possibile per chi ancora si rifornisce nei centri di sterminio alimentare di massa, i supermercati. La prima regola è che se in un'etichetta la lista degli ingredienti è lunga, meglio lasciare il prodotto sullo scaffale. Vi chiederete perché? È il primo segnale che informa che l'alimento è stato sottoposto a processi industriali piuttosto elaborati. Un cibo di quel genere ha sicuramente perso molte delle sue proprietà nutritive a favore di elementi estranei e chimici che il nostro corpo dovrà in qualche modo smaltire. Sto parlando di elementi come conservanti, aromi, coloranti, addensanti, antiagglomeranti, nitriti, eccetera. La seconda regola è quella di non acquistare sempre lo stesso prodotto, per evitare di mangiarlo troppo spesso. Anche nel cibo confezionato la varietà è fondamentale. Il terzo consiglio è quello di sapere che la elencazione degli ingredienti è in ordine decrescente. Il primo elemento dell'elenco è quello che è presente in quantità maggiore. Quindi, se i primi 3 ingredienti della lista sono in ordine, ad esempio, zucchero, farina di frumento, olio di palma, significa che il prodotto è sostanzialmente composto da zucchero e farina bianca, con l'aggiunta di un pessimo olio industriale, anch'esso raffinato e quindi privato dei suoi caroteni antiossidanti, dal momento che l'olio di palma usato dall'industria è deodorato e raffinato. Non si utilizza quasi mai nella sua versione grezza olio di palma vergine. Il quarto consiglio è conoscere il linguaggio usato dall'industria. Quello che troviamo scritto è tutto a norma di legge. Ammettiamo di crederci, ma a volte alcune diciture possono effettivamente trarre in inganno. Seguono alcuni esempi per capire meglio il concetto. Uova fresche. Nelle etichette di snack, merendine, paste secche all'uovo, maionese e molto altro, leggiamo spesso la dicitura uova fresche. La prima cosa è che crediamo che si tratti di uova deposte da poco. Non è proprio così. Gli alimenti industriali, nella maggior parte dei casi, contengono ovoprodotti, cioè il derivato delle uova fresche non più vendibili a scaffale. Dopo 21 giorni, infatti, le uova fresche vengono declassate per legge da categoria A a categoria B e non possono più rimanere nello scaffale delle uova fresche al supermercato. Queste uova, una volta miscelate, pastorizzate e addizionate con conservanti, possono essere utilizzate in altri preparati industriali chiamati appunto ovoprodotti e si usano anche nei cibi per animali. Ovoprodotti sono anche gli albumi in brick e l'albume d'uovo in polvere. Pane integrale. Il pane integrale è spesso consigliato come sostituto del pane bianco per il suo minor carico glicemico e per la maggiore presenza di fibra. Ma può capitare di trovarsi di fronte ad un pane integrale che non lo è per niente. Spesso infatti troverete pane in cui si utilizza farina di tipo 00, cioè raffinata, alla quale viene aggiunta della crusca o del cruschello. Le norme di legge consentono questo genere di etichettatura e dicitura ed è per questo che, per essere certi di consumare un alimento che conservi integralmente le sue proprietà nutritive e che derivi dalla macinatura del chicco intero di frumento, non basta accontentarsi della dicitura legale, ma conviene verificare che nella lista degli ingredienti ci sia scritto 100% di farina integrale. Carne separata meccanicamente. È una dicitura che si trova spesso nel reparto carni dei supermercati. Sapete cosa significa? Si tratta di residui di carne recuperati meccanicamente dalle ossa e in genere dalle carcasse degli animali una volta tolti i tagli più pregiati. Scarti di macellazione, in sostanza, che possono includere ossicini finemente tritati, cartilagini e anche zampe, nel caso dei polli, che vengono utilizzati per realizzare würstel, spinacine, cordon bleu, salsicce e anche ripieni per paste semifresche, ripieno dei tortellini ad esempio. A queste carni aggiungono aromi artificiali, conservanti e alti livelli di sale. Occorre essere molto cauti nel loro utilizzo, ma in realtà sarebbero da evitare completamente per essere onesti.
Detto questo, penso di avervi dato alcune spiegazioni fondamentali per fare attenzione a quello che acquistate ai supermercati o nei grandi magazzini. Secondo molti studi effettuati e pareri di medici, la base di patologie come tumori, malattie autoimmuni e neurodegenerative è scatenata dal consumo di questi cibi ultraprocessati. Tornare all'alimentazione naturale è il regalo più grande che potete fare al vostro essere. Grazie per aver ascoltato fino alla fine. Per donazioni spontanee, link nella descrizione del video.